Il 30 giugno 1409, nei pressi del villaggio fortificato di Seddori, l'odierna San Luri, si svolse una delle più importanti battaglie mai combattute sul suolo sardo. I due contendenti erano da una parte il giudicato d'Arborea, che si stendeva allora a quasi tutta la Sardegna, dall'altra il nascente regno di Sardegna, che faceva parte della grande corona d'Aragona guidata dalla dinastia catalana dei principi di Barcellona. Questo scontro si inseriva in un complicato contesto internazionale aggravato dalla grande crisi economica del Trecento e dalla peste nera, che tornava ad ondate dopo il primo durissimo colpo del 1348. Fu anche il secolo della guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, molto nota perché molto raccontata anche da letteratura e cinema. Pensiamo a Giovanna d'Arco o a Enrico V d'Inghilterra. Cambiando latitudine, altrettanta importanza ha lo scontro per il controllo del Mediterraneo occidentale, in cui si inserisce l'ultima fase della storia giudicale sarda. Il conflitto vedeva schierati da una parte l'Aragona e la potenza economica della Catalogna, dall'altra la ricca e ambiziosa Sardegna arborense, con il coinvolgimento di Genova, i duchi d'Angiò, il papato e il regno di Sicilia. Ma chi furono i protagonisti di questa guerra? Nel giugno del 1409, Martino il Giovane, re di Sicilia ed erede al trono aragonese, fu inviato in Sardegna dal padre Martino il Vecchio per porre fine all'annosa ed infaticabile ribellione dell'Arborea. Avrebbe dovuto conseguire una vittoria schiacciante, che avrebbe avuto il valore di giudizio divino. Alla guida dell'Arborea, la corona dei Logu nominò giudice un nobile francese, Guglielmo, terzo di tal nome tra i visconti di Narbona, e discendente dalla casata dei Serrabas per parte di nonna paterna, Beatrice, figlia di Mariano IV. La nomina del giudice dovette essere accettata, si suppone di malgrado, dagli altri discendenti, tra cui il potente podestà Oristano Leonardo Cubello. Guglielmo III di Narbona era un uomo ambizioso, con buone possibilità di alleanze internazionali, specie in Francia. Tuttavia non conosceva affatto la realtà sarda e le sue dinamiche, e questo fu determinante per l'esito della battaglia di San Luri. Questo signore francese, abituato a regole e maniere feudali, era completamente digiuno delle forme politiche e giuridiche vigenti in quel tempo in Sardegna. A complicare le cose vi era l'organizzazione delle forze armate giudicali. Il 30 giugno 1409 a San Luri c'erano migliaia di sardi arrivati da ogni angolo del regno, ma anche francesi, genovesi e italiani di varie provenienze. Guglielmo voleva guidare con autorità questo esercito composito e mal organizzato, affidando il comando ai suoi cavalieri francesi. Per di più, i sardi erano abituati a forme di combattimento particolari e avevano armi che i francesi non avevano nemmeno mai visto, come la temibile birga sardesca o berruda e sasoga, il laccio con cui facevano inciampare i pesanti destrieri aragonesi, trasformandoli in goffi fanti dai movimenti impacciati. Tutto questo non contribuiva affatto a rendere coesa e solida la macchina da guerra arborense, fino ad allora protagoniste di epiche battaglie come quella di Sant'Anna del 1368. Nel fronte catalano-aragonese, invece, Martino il Giovane aveva truppe fresche e ben addestrate e poteva contare sul consiglio del grande condottiero Pere Torreglie. Benché in inferiorità numerica, quindi le forze aragonesi erano dunque più compatte, robuste e meglio guidate di quelle arborensi. Il giorno fatidico, dopo la celebrazione della festa di San Giovanni con i suoi fuochi rituali e quella dei santi Pietro e Paolo alla vigilia, era dunque arrivato. Su un piccolo poggio di fronte al villaggio fortificato e al suo castello sventolavano i vessilli aragonesi, catalani, siciliani e con buona probabilità anche la bandiera dei quattro muri.
Sui merli delle fortificazioni e del castello invece svettavano le insegne del Visconte di Narbona e la bandiera con l'albero verde in campo bianco dell'Arborea. La battaglia iniziò con le solite scaramucce, lanci di freccia e scontri tra i reparti leggeri. Poi entrarono in campo le truppe migliori, la cavalleria aragonese dei Basinetes e la fanteria arborense. Lo scontro fu durissimo. La compattezza delle file aragonesi ebbe la meglio sul disordine tattico e linguistico delle file arborensi. Il villaggio di San Luri fu preso e messo a sacco dalle truppe aragonesi e siciliane, non prima però di uno strenuo tentativo di resistenza, in cui migliaia di sardi vennero trucidati in un luogo che da allora prese il tristo nome di Socidrogiu. La battaglia di San Luri fu dunque l'inizio di una sconfitta progressiva che durò altri 10 anni. I sardi erano stanchi di tanti anni di guerra, sofferenze e difficoltà economiche aggravate da recrudescenza della peste e videro nell'accordo con l'Aragona una via d'uscita ad una situazione oramai insostenibile. Tornato in Francia Guglielmo di Narbona, divenne reggente del giudicato Leonardo Cubello, che forse per mero calcolo personale o per una più ampia valutazione politica concesse la pace all'Aragona in cambio del marchesato del vasto e ricco feudo di Oristano, praticamente l'Arborea storica. Guglielmo di Narbona nel 1420 cedette il titolo giudicale ed i possedimenti al re d'Aragona Alfonso, detto il Magnanimo, che l'anno dopo, dal re di Sardegna, poté celebrare a Cagliari il primo vero Parlamento del Regno, quasi un secolo dopo il primo sbarco aragonese nell'isola nel 1323.